lo stiamo facendo per davvero. In Giordania, un tatuaggio. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in Giordania. Come potete vedere al mio fianco c'è una persona nuova che non avete ancora visto nei miei video, si chiama Serena. Sì. Siamo amici da un sacco di anni, tipo 17 anni stavamo contando prima, ci conosciamo da un sacco. Abbiamo fatto un sacco di vacanze insieme. Abbiamo fatto un sacco di vacanze insieme con i nostri genitori e per l'occasione, perché Serena si è appena laureata yes. Da pochissimo, abbiamo deciso di fare un viaggio insieme qui in Giordania. Alla scoperta della Giordania. Quando si pensa alla Giordania, le prime cose che vengono in mente sono sicuramente Petra, una delle 7 meraviglie del mondo moderno, e il deserto del Wadi Rum. Già solo per questi due luoghi vale la pena visitare la Giordania, posti che ovviamente abbiamo visto anche noi durante il nostro viaggio, ma di questo ve ne parlerò nei prossimi video. Dopo esserci stato per 10 giorni e averla girata in lungo e in largo, posso dirvi che in realtà la Giordania non si limita solo a queste due bellezze, a partire proprio dalla sua capitale, Amman, una città in pieno stile arabo, caotica, viva, scordinata, non troppo turistica, dove prevalgono i rumori del traffico e i canti del muezzin. Ci troviamo come prima tappa di questo tour della Giordania ad Amman, che è la capitale, è una città molto antica. Pensate che i primi insediamenti risalgono al 6500 a.C., cioè è una città antichissima. È nata su 7 colli. Esatto, come Roma è nata su 7 colli, è stata fondata su 7 colli e poi pian piano ovviamente si è ingrandita sempre di più fino, pensate, oggi conta ben 4 milioni di abitanti, cioè è una città enorme. Come prima attrazione vi facciamo vedere il Teatro Romano, uno dei il più grande teatro della Giordania, con ben 6.000 posti a sedere. È stato costruito nel secondo secolo d.C. e questo bellissimo teatro è stato commissionato dall'imperatore romano Antonino Pio. Oh, quanti sono alti i gradini! Ho fatto dei nuovi amici giordani, si stanno iscrivendo al canale YouTube. Una delle prime cose che mi ha colpito e che si è rivelata una costante durante tutto il viaggio è stata la calorosa ospitalità con cui siamo stati accolti dal popolo giordano, uno dei popoli più gentili e disponibili che ho avuto la fortuna di incontrare durante tutti i miei viaggi. Yeah, welcome to Jordan! Welcome to Jordan! È incredibile come chiunque si volesse avvicinare anche solo per salutarci, chiederci da dove venivamo e darci, a modo loro, il benvenuto. 3, 2, 1, Welcome to Jordan! It's good. È incredibile come sono solamente le 5 di pomeriggio ed è diventato completamente buio, come se da noi fossero le tipo 8 di sera. Incredibile. Volevamo vederci ancora la cittadella e ovviamente ci andiamo adesso. Oddio, sto cadendo. Ovviamente ci andiamo adesso, ma la vedremo col buio. Ragazzi, siamo riusciti ad arrivare su uno dei punti più strategici sicuramente della città. Infatti ci troviamo sulla cittadella situata ben, pensate, 850 metri sopra il livello del mare. Qua si possono trovare il Tempio di Ercole, di cui rimangono solo più queste colonne qua dietro, che risale all'epoca romana, è stato costruito dall'imperatore Marco Aurelio. Non sono passate neanche 8 ore da quando siamo arrivati da Amman e devo ammettere che questa città mi ha già rapito. È bellissima, ha un fascino storico molto antico che mi ha subito catturato. Adesso non so se lo sentite in lontananza, il canto del muezzin che sta richiamando i fedeli alla preghiera.
Dopo la Moschea Blu abbiamo preso il taxi che ci ha portato qui in questa strada molto famosa ad Amman, si chiama Rainbow Street, è una strada mega colorata con un sacco di locali, abbiamo letto un sacco di ristoranti e cercheremo appunto un posto dove andare a mangiare stasera. Oh yes. Prima cena qui ad Amman, ovviamente non potevamo che non iniziare da un piatto tipico tradizionale giordano, ovvero l'hummus di ceci con il classico pane arabo e poi dopo arrivano i pasti principali. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Oh mio Dio! È buono. È buono. È buonissimo. Come piatto principale io ho preso un piatto tipico giordano, quello che viene considerato proprio il piatto nazionale giordano ed è composto da riso, agnello e questa salsa qua che vedete che è yogurt. Invece Serena dovete sapere che è vegetariana, non mangia carne e quindi lei ha preso, cosa hai preso? Un piatto vegetariano di cui non so la pronuncia, quindi ce la faremo andare bene Con così. lo yogurt, verdure, Con lo yogurt, robe. verdure, Pinoli spezie. forse. No, non lo so. No, secondo me Vabbè. sono funghi. Buon appetito. Non lo so se ci sono i funghi. Buon app. Un app. Welcome anytime to restaurant Napteo Fateh. Thank you my friend. Welcome. Have Bye. a good night. Bye bye. Thank Nice you. to meet you. Il giorno dopo è iniziato ufficialmente il nostro viaggio on the road in giro per tutta la Giordania. Abbiamo infatti noleggiato una macchina e siamo partiti subito in direzione di Jerash, una cittadina distante un'oretta più o meno da Amman. Infatti, come vi ho detto all'inizio del video, la Giordania offre un sacco di posti, un sacco di attrazioni fighissime da vedere e noi eravamo super curiose di vederle tutte quante. Tuttavia, alla fine del nostro viaggio ci mancavano ancora alcune attrazioni da vedere nella capitale, quindi l'ultimo giorno, prima di riprendere l'aereo, siamo ritornati nella capitale per concludere la visita e abbiamo fatto anche una piccola pazzia che vi faccio vedere tra poco. Quindi rimanete fino alla fine del video e buona continuazione! E come prima attrazione, tornati ad Amman, abbiamo scelto subito di venire alla cittadella proprio perché l'altra volta l'avevamo vista di notte, quindi al buio. Perché? Perché la cittadella è sicuramente uno dei simboli più importanti di questa città. Pensate che è circondata da 1700 metri di mura. Ci sono tantissime cose da vedere qua sulla cittadella, ma diciamo i monumenti che sono rimasti al giorno d'oggi più importanti sono quello che vedete alle mie spalle, che è il Tempio di Ercole. Ovviamente risale all'epoca romana, fu fatto costruire dall'imperatore Marco Aurelio, stiamo parlando del secondo secolo d.C. circa. In realtà tutto ciò che rimane del tempio sono le due imponenti colonne che vedete alle mie spalle e che si vedono praticamente da ogni angolo della città. Sere, che cosa ci sai dire del palazzo che abbiamo alle nostre spalle, ovvero del palazzo degli Omayyadi? Che fu costruito nel 720 d.C., ebbe vita breve perché poi fu distrutto con il terremoto del 749 ed era la dimora del governatore di Amman. Dalla cittadella si può godere di un panorama veramente bellissimo, mozzafiato, praticamente a 360 gradi su tutta la città di Amman, e quindi vi consigliamo assolutamente di venire e di dedicarle il tempo necessario perché è veramente fighissimo qua. Siamo riusciti a vedere e a farvi vedere finalmente anche la cittadella con la luce del sole. Adesso il sole sta tramontando e sta per giungere il momento che tanto stavate aspettando, che tanto soprattutto io e Serena stiamo aspettando da tutto il viaggio, ovvero quello del tatuaggio. Tra pochettino infatti dovremo andare in questo studio, abbiamo prenotato e io e Serena ci faremo il tatuaggio della Giordania. Ma prima del tatuaggio ovviamente dobbiamo fare merenda, quindi ci troviamo nel downtown di Amman. Abbiamo trovato questa incredibile pasticceria dove vende un sacco di dolci. Io ho preso un tipico dolce tradizionale giordano col formaggio e altra roba, adesso lo assaggio. Anche Serena ovviamente. Io l'ho preso più piccolo. Buon appetito. Super buono. È tipo una cheesecake.
Un po' molliccio. È tipo una cheesecake abbastanza molliccia, col formaggio, la... È mega buono. Mega buono. Lo stiamo facendo per davvero. In Giordania, un tatuaggio. Sopravvissuta? Sì. Un bel cammellino si è fatta sera. Vabbè, adesso è un po' con la crema sopra. Fatto anche il tatuaggio in Giordania, pensate che per Sere è stato il suo primissimo tatuaggio, non ci restava che fare l'ultima cena super tipica in centro e poi un ultimo giretto nel downtown di Amman. Buono! It's a video. Questo raga è il dolce tradizionale giordano fatto col formaggio fritto e altre robe che non so, è mega mega buono. Ma quanto è croccante, fa impazzire. Guardate. Com'è? Super buono. Super buono. È dolcissimo. Ed è molto pesante, però è troppo buono. Dovete assolutamente prenderlo. Welcome to Jordan. Thank you. Ultima mattina qui ad Amman e siamo nel bel mezzo del souk. È troppo bello, i mercati locali a me fanno impazzire, sono bellissimi, pieni di odori, di colori, di rumori, bellissimo. اليوم شكل اول يا معلم كله عروض يا معلم يا عمي كله طازه على الكراسه شكل اول Vieni الدوالي يا كوسه vieni الدوالي. تفضل على الماء. اهلا وسهلا. 3 ايام. Carissimi, siamo arrivati alla fine del primo episodio della serie del mio viaggio on the road che ho fatto con Serena in Giordania. Tra l'altro mi sono reso conto, guardando poi le riprese, che non vi ho fatto vedere il mio tatuaggio fatto e finito. Ve lo faccio vedere in questo momento, eccolo qua. E niente, spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse vi chiedo di mettere un bel like, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se la Giordania è un paese che vi ispira da visitare. Noi ci vediamo al prossimo video con la continuazione del nostro viaggio in Giordania. Ciao! Paolo, vai. Allora, allora niente. Brava. Come prima attrazione, allora cosa c'entra? Ok. Vai. Io, ok. Paolo. Più avanti. Secondo me qua non si sente. Dopo la cittadella di Amman abbiamo preso un taxi che ci ha portato alla moschea, come avete visto, No, dopo la moschea, che cazzo c'entra la cittadella? Dopo la moschea del re King, no, del King Abdullah. Dopo la moschea blu. Blu, ma infatti. La moschea blu. Paolo. Dopo la moschea blu abbiamo preso di nuovo Paolo. Taxi. Sono in difficoltà. Va bene. Prima c'era Paolo. Pensate che quante mura? 850? 1700 metri di mura. Sì. Pensate che è formata e costituita da 1700 metri di mura. Ci sono tanti. È circondata. Ok. Sì, stavo dire. Perché la cittadella l'abbiamo vista di notte. Sì, esatto. Noi ci eravamo lasciati con la cittadetta che. Comunque ho lo zaino. Vabbè. Era sede del. No. Aspetta. Vai, dai, da qua. Ok.
Era la dimora del governatore di Amman. Se vuoi dire solamente infatti, questo, era facile, boh. ma non so di niente. Ok, 3, 2, 1, vai. Proprio poco, sì. E proprio per questo probabilmente suggeriamo di vedere, se avete tempo, di vedere Amman almeno. Proprio per questo suggeriamo di restare ad